Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questo utensile che serve a piantare i tasselli. Allora, come avete visto, ho piantato dei tasselli, 3 tasselli sul legno per fare solamente una cosa scenografica, utilizzando questo telefonino, cioè il Doge 10 Dual 5D, un telefono rugged di quelli indistruttibili con i quali possiamo fare tutto quello che vogliamo. Molto indicato per chi lavora nei cantieri, per chi distrattamente all'interno del laboratorio decide di buttarlo dove vuole, senza avere il pensiero che possa danneggiarsi oppure di toccarlo con le mani sporche e poi ritrovarsi con un telefono che poco a poco si rovina. Questi sono praticamente indistruttibili. Il precedente video su un telefonino rugged ha raggiunto un numero di visualizzazioni elevatissimo. Sinceramente non me lo immaginavo, pensavo che un video su un telefonino nel mio canale dedicato al fai da te potesse non interessare, invece lo avete visto in tantissimi, con tantissimi like, e il venditore mi ha detto che dal link personalizzato che mi ha fornito ha venduto tantissimi dispositivi, quindi vuol dire che questi video vi piacciono. Allora ho accettato di recensire pure questo. Si tratta di un telefono davvero molto robusto, l'ho lanciato diverse volte, l'abbiamo immerso, l'ho utilizzato ora per martellare, insomma ho fatto diversi test e posso dirvi che funziona davvero benissimo, resiste agli urti in maniera impeccabile. Un telefono molto potente. Ora vi farò vedere anche il comparto fotografico e quello che è contenuto fra le applicazioni che possono tornare utili all'interno di un laboratorio, comunque per chi vuole utilizzarlo anche per lavoro sperimentando queste applicazioni. Dopo questa premessa così lunga, guardiamolo da vicino e troviamo assieme le conclusioni sulla sua qualità. Iniziamo. Viene venduto all'interno di questa confezione e all'interno troviamo un'altra protezione per il display, più una pezzetta per pulirlo, questo accessorio che ora vi farò vedere a cosa serve, un caricabatterie, un cavo USB di tipo C e poi questo laccetto per assicurare il telefonino al polso. Questo serve ad aprire le varie linguette perché essendo ermetico questo ci può facilitare per poterlo aprire con più facilità. Ovviamente all'interno c'è anche il manuale di istruzione. Allora sblocco il telefonino e vi faccio vedere direttamente le sue caratteristiche. Ve le leggerò direttamente dal sito di Amazon. Il modello è Doge V10 Dual 5G. Io non sono un esperto di caratteristiche tecniche, quindi leggerò esattamente quello che è scritto in questa scheda tecnica. Ha un processore octa-core da 2.2 GHz, un'interfaccia del caricatore, quindi il tipo di connessione di tipo C, ha la connessione Bluetooth 5.2, ha il GPS, una RAM di 8 GB e una memoria interna di 128 GB, una batteria da ben 8500 mAh, ragazzi, dura un sacco di tempo. Il wifi con la doppia banda, quindi da 2.4 oppure da 5, il sistema operativo Android, il Bluetooth 5.2 e poi supporta radio, NFC eccetera. Il display è Gorilla Glass, è praticamente indistruttibile. La fotocamera è da 48 megapixel, davvero robusto ed è anche molto pesante. È in metallo per quanto riguarda la parte laterale, è una gomma nera molto dura per quanto riguarda la parte superiore e la parte bassa. Questa è la fotocamera frontale. Sulla parte posteriore abbiamo 3 fotocamere che ci permettono di ottenere 3 tipi di inquadratura diversa, quindi più o meno lontano, addirittura anche l'inquadratura macro. Ha dei tasti per la regolazione del volume sulla parte destra, questo è un tasto come questo qua personalizzabile e questo è il lettore di impronte digitali. È possibile sbloccarlo sia con il classico codice, con l'inquadratura del viso perché è il riconoscimento facciale, oppure come abbiamo detto poco fa con l'impronta digitale. Sulla parte bassa abbiamo pure questo ponticello per poterci mettere il laccetto per assicurare al polso e questo è l'ingresso USB di tipo C che come vedete si apre tranquillamente anche con il dito, però viene fornito quella levetta per poterla aprire con più facilità e il telefono è davvero molto robusto, indistruttibile ragazzi. L'ho lanciato a diversi metri di distanza e non ha accennato assolutamente a presentare difetti di alcun tipo. È tutto molto fluido per quanto riguarda lo scorrimento, il touch è molto sensibile, basta sfiorarlo leggermente e reagisce molto rapidamente. Anche su questo troviamo una cartella chiamata attrezzi, all'interno troviamo una bussola per poterci orientare, quindi ci dice dove si trova il nord, un fonometro che ci indica il numero di decibel che percepisce il microfono e sulla parte bassa viene indicato il tipo di ambiente nel quale ci troviamo, quindi ambiente tranquillo, ambiente interno comune, posto di lavoro rumoroso, rumore dannoso, rumore estremamente dannoso, in base al range di decibel. Immagine sospesa ci permette di avere una sorta di livella inquadrando praticamente una superficie. Abbiamo la possibilità di ottenere a destra e a sinistra il posizionamento orizzontale e verticale di ciò che stiamo inquadrando, però come ho detto anche l'altra volta questo tipo di applicazioni sinceramente mi lasciano un po' perplesso. Ve le sto facendo vedere solamente per farvi vedere quali sono le applicazioni all'interno del telefono, ma io sinceramente non le utilizzerei. Poi c'è questo sistema che ci consente di verificare eventuali inclinazioni, la lente di ingrandimento che non è altro che uno zoom, ci permette di zoomare come faremmo con una normale telecamera.
Il goniometro, anche in questo caso inquadrando un angolo possiamo ottenere il riferimento di quale angolo stiamo misurando, però muovendo il telefonino ovviamente non avremmo un riferimento preciso, quindi può essere più che altro un'indicazione molto approssimativa dell'angolo, se proprio vogliamo utilizzarlo. Il pendolo, quindi il filo a piombo, stessa cosa, ci dà la possibilità, se riusciamo a mantenere il telefono perfettamente dritto e un'inquadratura fatta bene, in teoria ci dovrebbe dire qual è la posizione corretta di un oggetto che stiamo posizionando in modo verticale. Il contapassi, e attenzione, sarebbe praticamente il flash nel telefonino, quindi serve per attirare l'attenzione, e premendo questo lampeggia di più colori. Quindi sono delle applicazioni, così gadget, che vengono dati nella dotazione del telefonino. Poi abbiamo la possibilità di installare diversi giochi. Io ne ho installati alcuni di macchine, vi faccio vedere per esempio questo di qua, come l'altra volta, che fluidità nell'utilizzo. Vi faccio vedere un pezzo di una garetta fatto con questo videogioco e vi faccio vedere le prestazioni di questo telefono. Anche l'audio. E queste erano le prestazioni per quanto riguarda i videogiochi. Ci sono tantissimi videogiochi più pesanti, ma sicuramente non sono le cose che interessano a noi. Allora, vi faccio vedere pure il comparto fotografico, che è impressionante, perché ha una definizione elevatissima, una qualità dell'immagine molto alta. Se proviamo a scattare una fotografia, per esempio, a questo avvitatore Parkside, riprendiamo il mandrino che ha più dettagli da mettere a fuoco. Davvero elevatissimo. Dichiarano 48 megapixel, forse sono un pochettino troppo ottimisti, però le fotografie che riesce a scattare hanno davvero un'elevatissima qualità. Questo è un video che ho scattato questa mattina ad una rosa, è una rosa fuori da casa mia, e se guardate i dettagli sono davvero molto elevati. Vi faccio vedere anche la foto della stessa rosa con le gocce di rugiada. Questo è un video fatto di sera alla stazione di Agrigento, anche in questo caso un'ottima definizione. Questa è una foto grandangolare, questa è una foto normale. Si vedono i dettagli, altri fiori con altri dettagli. Quindi una fotocamera molto dettagliata che ci permette di ottenere dei dettagli sia fotografici che video molto elevati. Questo è il mio canale YouTube, adesso aprirò un video per farvi sentire come si sente l'audio. Va bene, abbiamo utilizzato la musichetta della pubblicità, che sicuramente è molto più gradevole della mia voce, però ho queste chiavi fra le mani per farvi vedere a cosa resiste questo telefono. Voi non fareste cadere mai un mucchio di chiavi come queste sul vostro telefonino. Ragazzi, non succede letteralmente nulla. Guardate, per caso ho colpito il cartone che si è rovinato, c'è un'ammaccatura. Sul telefono non succede nulla. Possiamo fare cadere tutti i pesi che vogliamo sul telefono, continua a funzionare perfettamente, non accusa assolutamente alcun segno di maltrattamento. Sono dei telefonini davvero molto resistenti. Adesso vi lascio pure i video che ho fatto nel lancio del telefonino, e addirittura pensate l'ho fatto lavare al mio amico barista per rimuovere le etichette che erano nella parte posteriore, proprio sotto il getto dell'acqua, con tanto di schiuma del sapone, del detergente che stavo utilizzando. Quindi guardiamo questi video e poi continuiamo con qualche altra esplorazione del dispositivo.
Oh, oddio. Sì. Vado. Ok. Quindi abbiamo visto i lanci sia sul pavimento che l'immersione sotto il getto dell'acqua. Il telefonino ha resistito perfettamente, non presenta assolutamente alcun segno di maltrattamento. Leggermente qua, ma veramente ragazzi è stato maltrattato come avete visto. Non gli ho lasciato assolutamente scampo, l'ho maltrattato come si deve per vedere se il telefonino funziona bene o no. Adesso anziché sbloccarlo con il codice lo sbloccherò con l'impronta digitale. Come vedete molto rapidamente ha riconosciuto l'impronta dal sensore e ha sbloccato il dispositivo. Come vi dicevo poco fa, c'è anche la possibilità di sbloccarlo tramite la fotocamera con riconoscimento facciale. Per il resto ha tutte le applicazioni che hanno i normali telefonini Android, solo che questo ha davvero delle prestazioni molto elevate, resiste benissimo agli urti, ha una batteria praticamente eterna e in più ha queste applicazioni che abbiamo visto poco fa nella cartella attrezzi, che volendo potremmo sperimentare e utilizzarle, però io non farei tanto affidamento alla precisione di questo tipo di attrezzi che sono riportati come applicazione. Per il resto come telefonino mi piace ed è fatto davvero bene, ma soprattutto resiste a tutti i maltrattamenti. E allora ragazzi, io ho finito di maltrattare questo telefonino. Cosa dire, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se volete comprarlo vi ricordo che vi lascerò il link per poterlo comprare. Se riesco a recuperare qualche codice di sconto sicuramente ve lo lascerò pure giù nel primo commento e nella descrizione, perché è un telefonino molto valido. Se voi lo dovete utilizzare in cantiere o non volete avere il pensiero che si possa danneggiare, un telefonino di questo tipo praticamente diventa un telefono eterno ed è anche bello da vedere. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!